Comincio questo disegno tracciando in maniera molto leggera la sagoma dell'uccellino e del tronchetto. In questa fase non mi serve essere preciso, in quanto è una fase preliminare. Mi basta aver solo stabilito la posizione corretta del soggetto sul foglio. Ciò non toglie però che, se necessario, utilizzo una gomma nel caso dovessi sbagliare le proporzioni del soggetto. Per mantenere un segno leggero uso una matita 2H. In seguito, se devo scurire, uso una B o una 2B. Adesso comincio a stendere un po' di acqua sulla superficie del foglio, mantenendomi esterno all'uccellino. Riempio per bene il foglio perché poi in seguito mi faciliterà la stesura del colore. Per certi aspetti sto lavorando in maniera negativa, ovvero faccio tutto fuorché il soggetto principale. In questo modo riesco a creare una sagoma intorno all'uccellino. Con un pennello a punta arrotondata aggiungo dei dettagli sul tronchetto. Sto utilizzando il viola, anche se il tronchetto non è viola, questo perché mi sto segnando le zone d'ombra. E usando un colore freddo mi permette di giocare con i toni caldi e i toni freddi. Qui aggiungo anche un po' di giallo che sta a indicare la zona calda. Utilizzando lo stesso pennello, adesso traccio l'uccellino e, essendo il soggetto principale, utilizzo dei colori un pochino più saturi. Questo perché mi aiuterà a portare l'attenzione dell'osservatore sull'uccellino. Mescolo diversi colori tra cui violacei, gialli, anche un po' arancioni rossicci sulla zona del torace. In questo modo riesco a creare maggior volume. Qui adesso sto utilizzando una brush pen Il nero pieno sicuramente è un colore che mi dà maggiore importanza e definizione al soggetto e crea molto contrasto. Qui sempre torniamo al discorso del portare l'attenzione dell'osservatore sull'uccellino. Con un pennello a punta piatta comincio a tracciare le linee delle ali e a creare differenza tra una e l'altra. È molto divertente usare questo genere di pennelli perché la punta piatta crea una texture particolare sul disegno. Se vi dovesse capitare, provate a usarli perché si creano degli effetti veramente molto particolari. Magari nei prossimi video vi mostrerò quali effetti potete realizzare.
In questo caso sto utilizzando una Rapid Graph della Micron, è abbastanza sottile, una 005. Mi permette di lavorare con i dettagli e di creare quelle piccole linee. Diciamo che la linea nera quando si tratta di realizzare soggetti realistici non si dovrebbe utilizzare, ma essendo questo un soggetto illustrato può anche funzionare. La linea nera in questo caso mi dà maggior definizione del soggetto. Alla fine l'uccellino risalterà rispetto alle altre parti del disegno. E sempre con il Rapid Graph lavoro sul tronco per creare una texture anche lì. Scurisco dove serve con l'aggiunta di un colore blu verdastro, poi comunque anche se inizialmente il colore può sembrare molto scuro, quando si asciugherà sarà un po' più chiaro. La cosa bella dell'acquarello è l'effetto di una sfumatura molto marcata, ma allo stesso tempo molto soffice, e poi aggiungendo un po' di acqua su zone dove si è già lavorato, si può portare avanti questa sfumatura. Se serve tampono con un pezzetto di carta o uno straccetto, giusto per alleggerire in alcuni punti il colore. Adesso utilizzo sempre un pennello a punta tonda, usando un colore molto saturo, in questo caso il rosso. Con lo stesso pennello creo dei rametti molto lineari e casuali. Diciamo che nella pittura il disegno e l'acquarello sono spesso guidati da una questione di sensazione e piacere personale. E non c'è uno schema ben preciso, l'unica cosa è quella di mantenere le proporzioni dei soggetti all'interno della tela. In questo modo si avrà un risultato più bilanciato. Questa è la parte più divertente che dà più soddisfazioni, ovvero rimuovere il nastro di carta. Questo perché il bianco del foglio è rimasto intatto e crea un contrasto particolare al disegno.
Bene, abbiamo finito, se avete delle domande potete lasciarle in un commento qui sotto e se volete seguirmi sulla mia pagina Facebook e anche YouTube, Art of Phantom Spheduns, mi trovate lì.